Ciao, e oggi parliamo degli elementi. Gli elementi in Palworld vengono assegnati a tutti gli amici nel gioco e determinano i punti di forza o di debolezza che un amico porta con sé, nonché quale lavoro potranno andare a svolgere. In questo video ti spiegherò tutto ciò che devi sapere sugli elementi in Palworld. Prima di iniziare con la spiegazione ti invito a iscriverti a questo canale attivando, mi raccomando, tutte le campanelle, e se hai bisogno di qualche altra guida, mi raccomando, controlla sempre la playlist. Avrai sicuramente notato che quando vai a catturare un PAL, ogni animale ha degli elementi e lo potrai vedere nella schermata dell'enciclopedia. Ora vediamo quali sono questi elementi. Abbiamo l'elemento elettricità, acqua, fuoco, natura e terra. Poi ghiaccio, dragonico, oscuro e neutrale. Ora vediamo nello specifico cosa significano. Un'altra cosa importante che non vi ho detto è che possiamo vedere questi simboli anche sopra la testa dei mob, oppure vabbè, dei nostri PAL sparsi per tutto il mondo. In Power puoi o devi assegnare compiti ai tuoi amici per semplificare la produzione di oggetti e la coltivazione di alcune risorse. Alcuni ordini di lavoro sono legati agli elementi, come per esempio la fusione del ferro. Vediamo ora quali sono gli elementi che si riferiscono all'idoneità al lavoro. Dunque abbiamo i vari elementi e qui possiamo vedere anche il simbolo che li contraddistingue. Dunque il fuoco, ed è questo qui, serve per accendere, quindi può alimentare stufe e fuochi da campo. L'erba, che è questo simbolo verde, serve per andare a piantare e quindi ci servirà per andare a piantare le bacche, il grano, la lattuga, i pomodori, eccetera. Il giallo, che è l'elettrico col fulmine, quindi va a generare elettricità e produce elettricità per alimentare dispositivi come lampade e incubatrici. E infine il ghiaccio, che è questo simbolo azzurro che serve per raffreddare e quindi va a raffreddare dispositivi come per esempio i frigoriferi. Abbiamo visto che però i nostri PAL non solo hanno queste capacità di lavoro, ma hanno anche dei livelli, quindi questi livelli vanno per il momento dall'1 fino al 4, quindi maggiore sarà il livello, più efficiente sarà il nostro PAL in quell'ambito. È possibile anche trovare alcuni PAL che possiedono addirittura due elementi contemporaneamente. Il conoscere gli elementi non ci servirà soltanto per riuscire a mettere al meglio i nostri PAL al lavoro all'interno della nostra base, ma ci saranno utili per andare ad affrontare i nemici e in particolar modo i boss. Ora vediamo quali sono gli elementi più forti rispetto ad altri elementi e quali sono le loro debolezze. L'elemento dell'erba sarà molto forte contro la terra e debole invece contro il fuoco. L'elemento terra sarà invece forte contro l'elettrico, ma debole contro l'erba. L'elettrico sarà forte contro l'acqua, ma debole contro la terra. L'elemento acqua sarà molto forte con il fuoco, verso il fuoco, ma debole verso l'elettrico. Il fuoco sarà forte verso la natura e il ghiaccio, e invece sarà debole verso l'acqua. Il ghiaccio invece sarà forte verso il drago, l'elemento del drago, e sarà debole verso l'elemento del fuoco. L'elemento del drago sarà forte verso il buio, adesso non mi ricordo bene le traduzioni, credo che sia oscuro, e invece sarà debole contro il ghiaccio. L'elemento buio sarà invece forte contro l'elemento neutrale e invece sarà debole verso il drago. E infine l'elemento neutro, appunto come dice la parola, non sarà forte contro niente, però sarà debole verso il buio. L'ultimo che abbiamo visto è l'elemento neutro o neutrale. Questo elemento è abbastanza particolare perché a differenza degli altri non è forte contro nessuno, però è debole contro l'elemento oscuro.
Quindi possiamo dedurre che effettivamente l'elemento neutro non serve quasi a nulla, perché comunque non è forte contro nessuno, quindi è il più scarso di tutti gli elementi. In realtà questi pal con l'elemento neutro potrebbero anche fare da jolly. Questa cosa non è molto chiara, comunque lo sperimenterò e vi farò sapere magari in seguito. Anche voi fatemelo sapere qui sotto nei commenti se sapete qualcosa in più in merito. Questa spiegazione potrebbe sembrare un pochettino noiosa e abbastanza complicata, però vi servirà tantissimo per andare poi a affrontare tutti i boss di questo gioco. Quindi cercate di memorizzare e al limite rivedere più volte questo video in modo da capire bene come funzionano tutti gli elementi. Intanto volevo anche poi ringraziare Roberto Bellicchi che molto gentilmente sta commentando e suggerendomi molte cose su questo gioco, quindi in questa maniera possiamo avere anche un confronto e varie opinioni. Se anche altri lo vogliono fare, la cosa sarebbe molto gradita. Comunque ci vediamo per un prossimo video, vi saluto tutti, ciao e alla prossima. Ok, prendiamolo questo, vediamo se ce la facciamo, speriamo di essere fortunati e forse ce l'abbiamo fatta. Ok, perfetto, grazie.